Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy con Fulvio e Piero. Due voci, due mondi, un solo ritmo. Bentornati, buongiorno caro Piero, bentornati. Buongiorno caro. In questa puntata, l'ennesima, abbiamo finito, siamo a fine stagione, quello è vero, siamo a fine stagione perché inizia l'estate, è iniziata ufficialmente l'estate perché qua fa un caldo incredibile, non so da te Piero. Anche qua si scoppia abbastanza, sì, decisamente. Ok, quindi niente, noi andiamo verso la fine di questa seconda stagione, però abbiamo anche alcuni argomenti di cui parlare. E intanto vi ricordo di seguirci su Substack e sulle varie piattaforme online di audio, podcast e quant'altro. YouTube, mi raccomando. Sì, ho il naso rosso per chi mi vede su YouTube e ho preso sabato e domenica ho preso un'insolazione di quelle fenomenali perché sono sempre stato su un campo di atletica dalla mattina alla sera. E pensavo tu fossi andato a prendere un po' di tintarella al mare. No, ero su pista d'atletica e avevamo una finale con la società e quindi ho preso tutto il sole possibile, l'ho preso. Fortunatamente non avevo la canotta, avevo la maglietta, le braccia erano più o meno già abbronzate, quindi giustamente, dai. È il periodo giusto, vediamola così, dai. Sì, è più o meno, dai, possiamo dire così. E che dire, da cosa iniziamo? Ovviamente io penso, Piero, che tu sia d'accordo con me se iniziamo. Sì, vabbè, ci sono tutte le polemiche ancora che di quell'uomo che ancora non sa decidere se aprire o chiudere questo benedetto stretto o metterci un pedale. Dice sembra e poi anche lì tutto da vedere che abbiano finalmente trovato una sorta di accordo, non si capisce bene se da tutte e due le parti o meno, però vedremo. Sì, senza pedaggio, ma alla fine ci mettono un casello in mezzo allo stretto, non c'è verso. Guarda, potrebbe non essere una brutta idea, sai. Un casello per le navi, cosa fa? No, vabbè, noi andiamo avanti con altri argomenti, sempre riguardanti gli Stati Uniti, perché il mondiale, volenti o nolenti, è iniziato con tutte le polemiche del caso e noi non aspettavamo altro che questo, caro Piero. Fare un po' di polemica, via, mettiamola così. Ma più che secondo me è un ragionamento polemico o una polemica ragionata, perché alla fine non è che si dice guarda questi brutti, la FIFA brutta, gli Stati Uniti brutti. No, è vero. Allora, diciamo che hanno fatto un paio di figure relativamente. Solo un paio? Solo un paio? Un paio abbastanza evidenti, il resto più o meno è storia, nel senso. Ok. Allora, dagli Stati Uniti non potevamo che aspettare altro, come il caso dell'arbitro somalo che è stato rimandato a casa e poi si è preso il Canada e va bene, giustamente. Sì. Oppure allora, diciamo che il Canada ha fatto bene a farlo ritornare in qua, decisamente sono più che contento del fatto. Di sicuro diciamo la FIFA ci ha perso in immagine, ha perso molti punti in questo. Sì, infatti non ha attrattiva questo mondiale, ma perché? Per tanti motivi che ora andremo anche a elencare, anche a ragionare un po', insomma, ad analizzare, a parlarne. Vogliamo cominciare a parlare della pausa bevuta? Ma allora quella già, la cui cooling break l'avevano già introdotto, quindi diciamo che alla fine
può far notizia o meno, mi sembra già in Qatar ci fosse anche prima la cooling break, e è vero che ci sono alte temperature e quindi si fermano per idratarsi. Sì, e nel frattempo almeno non so se lì in Italia funziona alla stessa maniera, ma qui negli Stati Uniti ti fanno vedere una quantità di spot pubblicitari che Allora, vai. Allora, durante le partite partita del mondiale non l'ho vista, ti dico la verità, ho visto soltanto highlights qua e là su internet, sul web, per vedere i gol, per vedere un po' insomma le azioni salienti. Però di solito durante la cooling break mandano semmai uno spot, un veloce spot di quello di 10 secondi, 15 secondi e poi rientrano. No, qui invece ti fanno perdere anche diciamo quando iniziano a giocare, cioè lì teoricamente rischi di perderti anche magari qualcosa tipo gol o cose simili, quindi sono abbastanza Ok. mole oriente, mettiamola così. Sì, no, certo, money Oriente. Money oriente, ma orientate al denaro. Ma da una parte io posso anche capirlo, posso comprenderlo e accettarlo, ma come dicevi te, nella misura in cui tu, vabbè, è un momento morto della partita, perché di fatto lo è, perché tu hai questi giocatori che si fermano, bevono, si ridiscutono le tattiche. È un po' come se fosse un time out. È un po', allora, time out. è un po' come se fosse nella pallavolo, il problema è che è una tipologia diversa di gioco. No, ma a parte il gioco, no, io ti dico, no, giustamente sono d'accordo con te, ma come tempistiche più o meno è la durata di un time out, con forse qualcosina di più, ma insomma il giocatore l'allenatore chiama il time out, si fermano tutti per discutere le tattiche di gioco e poi riprendono, bevono. Qui cooling break è obbligatorio, vabbè, non è a chiamata, è proprio un momento della partita, ora non mi ricordo a che minuto è, si fermano, bevono e riprendono. Però la durata sì, più o meno è quella di un time out. Io non capisco come mai, ma nell'NBA funziona lo stesso, cioè ti bombardano di pubblicità e poi riparte il gioco e poi quando finisce la pubblicità Ora l'NBA sinceramente l'ho visto solo dal vivo, quindi non ti saprei dire cosa succede. Mi posso immaginare sia più o meno lo stesso, però sai, anche lì nell'NBA come nella pallavolo un time out ha un senso, nel calcio sinceramente non c'è mai stato. Certo, e infatti su questo ragionamento io ho un dubbio, nel senso, perché il time out ci sono anche nel football, almeno nel football americano. Sì, ok. Ok, però hanno delle durate, hanno tutto. Allora, diciamo la bellezza del marketing sportivo a livello americano durante gli eventi sportivi è che hanno tutto schedulato, cioè al minuto 1 parte la partita, al minuto 10 abbiamo uno stop, bene, quanto dura? 5 minuti, faccio dei tempi a caso, Sì. In quei 5 minuti posso mandare la pubblicità e so che dura, ho una finestra di 5 minuti, non sapendo, questo era il mio dubbio che mi è venuto adesso mentre stavo parlando con te. Il dubbio è non è che questi sono abituati al football americano, visto che comunque si gioca in degli stadi che di solito sono adibiti per il football americano, e le emittenti si sono adeguate già a quel format, a un format ben preciso. No, questi sono abituati a spillare soldi alla gente, che è diverso, a cercare di farli spendere il più possibile, è diverso. Sono d'accordo con te. No, ma il dubbio è questo, cioè nel football americano la finestra di pausa è di 2 minuti. Io ho gli spot già preconfezionati di 2 minuti, però il cooling break del calcio mi dura meno. Ecco, questo mi è venuto ora da ragionare. Questo è da analizzare e valutare poi più. Diciamo che volergli dare fin troppo beneficio. No, per carità, che non sia non corretto, che comunque sia una storpiatura,
una bruttura di tutto ciò, sono d'accordo, perché comunque, cioè voglio dire, se tu hai quella finestra, quel tempo lì, stai dentro quel tempo lì. Se è diverso dal football americano, diverso da un altro sport tipo l'NBA, sono affari tuoi, rimani su quel tempo lì, e invece non ci vogliono rimanere. Ecco, No. il discorso dei soldi è questo. È lo stesso motivo per cui non abbiamo mai fatto un abbonamento ai vari canali a pagamento qui negli Stati Uniti, piuttosto che, beh, tanto non ne vale la pena, assolutamente. Certo, no, è chiaro. Cioè, se io devo pagare e poi avere comunque la pubblicità, Capito? Non ha senso. no, cioè, giustamente. Così. E vabbè, questo è. Diciamo che tutto sommato a livello di pubblico l'evento non è male, almeno Dipende dagli so che ci sono gli scozzesi che si stanno divertendo parecchio a Boston. Vabbè, Boston. Loro stanno facendo festa proprio alla grande. Ma fanno bene, ma che cavolo devono fare? Ma che devono fare? Diciamo che È anche che- dimmi. No, fanno festa, finisci poi. Anche, cioè, non solo durante le partite, ma anche proprio esterni diciamo, all'ambito dello stadio, in maniera sempre molto civile, che va più che bene. No, vabbè, basta bere e divertirsi senza, Esatto. senza fare danni. Dove non c'è. No, l'unica cosa che mi viene da pensare di tutta questa organizzazione, e poi si tratta del prossimo argomento, ma insomma, sempre sull'accoglienza, cioè perché soprattutto nelle fasi di qualificazione certi paesi non farli andare in Canada o in Messico, che hanno comunque misure meno restrittive rispetto agli Stati Uniti, o comunque hanno abitudini meno restrittive? Perché sarebbe stato troppo intelligente? Ah, ok, bene, sì. È Quindi una può domanda. andare bene come risposta? Certo, sì. Infatti, allora, non so se l'hai visto, c'era, l'Uzbekistan, che è allenato da Fabio Cannavaro, è stato, perquisiti, e anche Cannavaro, che è italiano, perquisito. No, quelli che arrivano negli Stati Uniti sembrano dei profughi che sono arrivati negli Stati Uniti. Poi hanno fatto vedere il benvenuto in Messico e gli suonavano, c'erano i gruppi di mariachi che trombe, chitarre e quant'altro. Sì, che suonavano e gli regalavano i sombreri. esatto. È tutto Uguale. legato sempre al solito personaggio, non è. No, assolutamente sì. Cioè, uno che nel momento in cui ti viene assegnato al mondiale ti viene a dire siete benvenuti finché ci portate soldi, dopodiché dopo le 2 settimane, 3 settimane del mondiale fuori dalle palle, senso. Sì, in effetti. Non è che- In effetti. No. Cioè, parliamone. Sì, Sono un po'. potrebbe. Ma Infantino ha avuto delle uscite tipo quella sull'Italia. Ora, non che io sia qui a difendere la nazionale italiana, perché se siamo fuori comunque, insomma, abbiamo dei demeriti per questo. Sono anni Però- ormai. Sì, sono 12 anni, sono 3 edizioni. Ma se tu sei presidente di una federazione internazionale, dovresti essere sopra le parti, cosa che non lo è, evidentemente, perché Hai usato tutti il tempo verbale corretto, dovresti. Poi ovviamente vai sempre a livelli di cioè, accidenti al peggior Blatter, mi viene da dire. sì. Che anche Blatter non è che fosse uno stinco di santo, No, anzi. ma appunto, cioè, tutti a dare addosso a Blatter, o giustamente, però poi su Infantino, su Infantino, per carità. No, la battuta sull'Italia poteva risparmiarsela, anche perché il sistema di qualificazione ai mondiali dovrebbe essere rivisto, ma questo parentesi, anche se poi è vero che è diverso come girone, come tutto, ma il girone del Sud America
tu puoi perdere come il Brasile le ultime 7 partite e andare al mondiale comunque senza problemi, perché le squadre del Sud America sono 10, 12, quante sono? Più di tanto non è. Girone unico, perché non è che puoi fare molto, è chiaro. E le prime 7 passano, l'8ª fa il playoff con quella dell'Oceania. Cioè, di cosa parliamo se sono, cioè, o unifi o standardizzi il metodo di qualificazione e allora è uguale per tutti. E una volta che mi ricordi io era uguale per tutti. Ma sì, ma è stato stravolto un mare di volte. È stato stravolto un mare di volte, però che vuoi fa? Che vuoi fa? È così, purtroppo dobbiamo prendere atto che l'Europa ha 1000 gironi, perché ha molte più squadre che possono qualificarsi, e il Sud America secondo me potrebbero fare una qualificazione unica America del Nord, è che ci sono vari raggruppamenti diversi che insomma che fanno sì che purtroppo sia così. Sente il ragionamento fatto, sente il discorso. Sì, diciamo anche che ora effettivamente qualche differenza c'è, una decina di paesi mi pare tra Europa e America, non è cooling break. Sì, più o meno sì. Sì, più o meno. Una cosa del genere. Sì, no, vabbè. Poi diciamo, tanto tendenzialmente quelli che si qualificano sono sempre i soliti, quindi vabbè. Sì e no, la maggior parte sì. No, stavo leggendo, guarda. Ok. Vedi, Calciatori Brutti ci aiuta in questi ultimi minuti prima di andare. No, ancora no, abbiamo tempo. Allora, intanto non si chiama, ho sbagliato, perché non si chiama cooling break ma hydration break. Che poi hydration. È la stessa cosa, non facciamo. Allora, sì, è la stessa cosa ma si chiama diverso. Allora, io prendo, c'è un post di Calciatori Brutti, anzi te lo condivido anche a te, così te lo riguardi per bene. La FIFA ha reso obbligatorie le pause per bere nelle partite, solo per guadagnare milioni di dollari con le pubblicità. Ed ecco il tuo ragionamento. L'hydration break è una pausa di 3 minuti obbligatori, quindi non è che non la può fare, la devi fare, voluto dalla FIFA. In teoria serve per tutelare la salute dei giocatori. Sì. In pratica serve per mandare in onda spot che valgono dai 7 ai 9 milioni di dollari ciascuno. E questo è in stile football americano, Super Bowl. È diverso dal cooling break perché quello è deciso dall'arbitro in caso di temperature sopra i 32 gradi. Qui invece viene eseguito a prescindere. Esatto. Messico-Sudafrica, ad esempio, è stata interrotta dal nulla nonostante ci fossero solo 23 gradi. Chissà come mai. Vedi, infatti Klopp, grande Jürgen, che stimiamo, il calcio è preso in ostaggio da dirigenti seduti in uffici climatizzati. Quando ho visto i giocatori restare fermi mentre i tempi televisivi dettavano il ritmo della partita, non ho potuto fare a meno di chiedermi: a chi serve davvero il mondiale? Ai tifosi, ai giocatori o agli inserzionisti? E ricordiamo che Jürgen Klopp è stato allenatore, ora è capo area della Red Bull, quindi ha a che fare anche lui con i soldi, però evidentemente ha ancora un piede sulla zolla, un piede in panchina. Diciamo anche una cosa, non che la Formula 1 sia tanto diversa dal calcio da questo punto di vista, però no, ma le macchine non si fermano, cioè te lo sai e ti mandano la pubblicità mentre dividendo lo schermo. Sì, perché le macchine di gara con la continuabilità improvviso. Appunto. E allora aspetta, ci sono altre 2 dichiarazioni, ho visto, perché Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ovviamente se fa molto caldo ha senso questa pausa, ma da quando sono iniziati i mondiali ho guardato tutte le partite e vedere il gioco bloccarsi così non è bello. Vabbè, ne va dello spettacolo, questo lo sappiamo, e ne va anche, anche dell'attesa, perché
3 minuti a fare questi 3 minuti cambiano il calcio, non importa quale squadra stia giocando bene o se sta attraversando un buon momento, 3 minuti di stop rovinano tutto. Questo è Deschamps, giustamente, perché te magari sei all'attacco, no, fermi tutti, cioè l'hydration break. Sì. Tra le altre cose non sono neanche, almeno da quello che mi pare di aver capito, non sono a un minuto fisso, quindi uno in teoria potrebbe chiamarlo anche per fare in modo che non succeda niente. Sì, ma bisognerebbe vedere, ora ce lo guardiamo un attimino nella pausa, andrò a vedere, perché per il semplice motivo perché cioè, allora o dicevo io faccio l'hydration break quando la palla è a fondo campo, ok, oppure all'interruzione di azioni rilevanti, cioè non se la palla va in fallo laterale, ma se o è in calcio d'angolo o viene segnato un gol, allora guarda, stop 3 minuti, ok, hydration, si beve e via. Però non sì, vabbè, ovviamente per noi diciamo non che è una puttanata, chiamiamola come per come ha senso. diciamo cosa come stanno. Allora, su Rivista Studio, no, sto guardando su Instagram, no, mentre sto parlando con te, la diplomazia iraniana, questo non c'entra niente il mondiale, ma la diplomazia iraniana mi viene da ridere perché la diplomazia iraniana avrebbe assunto degli psicologi che aiutassero i negoziatori a comunicare con Trump come si comunica con i pazienti psichiatrici. Poesia pura, visto? Però avrebbe un senso, perché questo è fuori di testa, dicevo. Sì, il problema è che questo non solo è fuori di testa, ma ne sta combinando più che Bertoldo. Poi in pausa ti racconterò anche l'ultima che ho sentito stamattina. Ah, ok, vabbè. Allora, questo no. Ah, vabbè, questa se ne parla dopo, che è fantastica, sempre riguardante il mondiale, e la Levis, perché sono dei geni. Non so se sono più geni loro o più stupidi. Vabbè. Quelli che gli danno i soldi, forse è la seconda. No, ma non la sai, se ne parla dopo. Andiamo in pausa e torniamo tra poco. Torniamo con questa notizia, te la racconto perché. Vai, ok, perfetto. Vai. Tra poco rimanete. Hydration break. Lo facciamo anche noi. Esatto. Bene, dopo il nostro hydration break, ma non l'abbiamo fatto durare 3 minuti, dai, almeno nella versione audio del podcast, certo in diretta, chiaro, durerà di più, ma in versione del podcast, ma anche video, secondo me non la farai durare 3 minuti, Piero. No, vabbè, il video sarà praticamente istantanea la cosa. Dai, insomma, un hydration break molto veloce, dai. E no, ti ho fatto vedere, ti avevo fatto vedere prima, e ne ha parlato anche te, perché mi sono perso il giornalista e speaker radiofonico, così almeno ti racconto di questa chicca. Questa è una perla incredibile e sono dei geni assoluti. Questo Francesco Caselli, che non conosco di persona, ma è un giornalista e speaker radiofonico di Radio, ha pubblicato un reel e racconta della trovata geniale di Levis, perché la Levis, che noi tutti non stiamo facendo pubblicità, ma è così. Si conosce tutti tanto alla fine, sicché non è... Esatto, sì. Allora, no, in California, Santa Clara, ok. Allora, la Levis, che noi tutti conosciamo per i pantaloni, e la pubblicità di Bombastic, andata negli anni 90, se vi ricordate, un po' quelli più âgé, più attempati, quelli delle nostre generazioni. Bene, la Levis non è tra gli sponsor del mondiale, e su questo non c'è niente di male, perché dicevo, a me che mi frega fare pubblicità
a un evento del genere. Io la mia pubblicità la faccio già per conto mio, tra le tante, tale pubblicità la fa dando il nome a uno stadio, che è il Levi's Stadium di Santa Clara in California, quindi dal lato opposto di dove abita Pier. Esatto. E cosa le ha detto la FIFA? Guardate, è vero che è il nome dello stadio, un po' come l'Allianz Stadium a Torino della Juventus, un papale preciso uguale. Ma guardate, voi non siete sponsor ufficiali, dovete coprire il logo. In una maniera più o meno forzata, mi hanno fatto coprire il logo. Il logo dello stadio è stato coperto tipo con un lenzuolo, un telo bianco, però la sagoma del logo si riconosce benissimo. Il reel ve lo mettiamo in link poi nei vari post che pubblichiamo, sì. quindi ve lo ritrovate e vi andate a sentire la breve storia di Francesco Caselli, che fa ridere, fa capire quanto fa piangere anche parecchio, sono geniali e quanto sono stati ingenui, quelli della FIFA. Poi tra l'altro alla fine gli fanno più pubblicità in questa maniera, esatto, e non sì. a fargli lasciare il logo fuori. Perché? Esatto, perché quello che dice Piero è giusto, perché loro hanno coperto il logo, ok, con questo telo lenzuolo, ma la sagoma si riconosce benissimo, è un po' come se fosse coperto il logo, il simbolo di Batman, va bene? Al netto che non è commerciale e Batman non esiste, vabbè, esiste solo nei fumetti, nei film, per carità. Però se uno coprisse il logo di Batman con un lenzuolo, dice ma questo è il logo di Batman, o il baffo della Nike, è il baffo della Nike. No, bene, vabbè. cosa hanno fatto? A parte quello, hanno avuto anche la genialità di buttarla su una campagna di marketing per loro. Appunto, perché niente gli viene, cioè noi non siamo sponsor, benissimo, noi lo copriamo il logo a voglia, però poi il resto Cavoli vostri. FIFA non ha voce in capitolo, giustamente, che tanto abbiamo aperto il logo. Loro cosa hanno fatto? Hanno fatto la foto al logo coperto e l'hanno messa sui loro social, cosa che è stata ricondivisa mille volte, cioè dei geni. La FIFA gli ha fatto pubblicità più di quello che già quello non avrebbe fatto, come dicevi prima, pochi minuti fa, che se gli avessero lasciato normale al Levi's Stadium, va bene, ok, chi se ne frega, ciao. No, ma a parte quello, ma nel senso, in questa maniera qua fondamentalmente gli hanno dato praticamente carta bianca, perché loro cosa hanno fatto? Hanno soddisfatto la richiesta della FIFA coprendo il luogo, e a questo punto loro sono liberi di fare che cavolo gli pare. Appunto, sì, hanno sfruttato questo, diciamo, divieto di essere visibili, e non si può neanche, secondo me non si può neanche, poi magari, visto che avevo fatto una puntata nel mio vecchio podcast sullo sport dove ne parlavo, secondo me non è neanche, siamo al limite, ma secondo me non ci siamo neanche sul discorso dell'ambush marketing, che è il marketing abusivo, dove tu non hai magari non hai il contratto di sponsorizzazione nell'evento, un po' come successe con quel, non so se, insomma, se non l'hai sentito riascoltalo, ma insomma riascoltatelo anche voi ascoltatori, ma quelli della Bavaria andarono con le magliette della Bavaria a fare pubblicità spudoratamente. Bavaria non era stata contrattualizzata come sponsor in un torneo di tennis. Qui non è perché io ho un contratto con lo stadio di Santa Clara, ma è come se mi vietassero ai giornalisti di nominare l'Allianz Stadium di Torino, perché si chiama Allianz Stadium, o quello di Monaco, perché tanto è l'Allianz Arena, Sì. Allianz Arena, e cioè sono decisioni, sì, che poi che lì per lì dicevo guarda, non vogliamo farti pubblicità, quindi coprilo perché non sei sponsor, però ha un effetto boomerang pazzesco. Sì, in questo caso qui. poi c'è
questi hanno, come giustamente dici te, da un danno ne hanno fatto un vantaggio a loro. Hanno trovato un'opportunità, sì. Boh. Ne hanno tratto vantaggio, hanno creato un'opportunità di comunicazione incredibile. Sì, però poi anche lì del resto ti chiedi come mai poi le cose funzionano in una determinata maniera, perché la gente non ragiona. Se quelli della FIFA si fossero fatti più furbi e avessero ragionato un attimo, anziché... Sì, no, assolutamente, assolutamente. Cioè, proprio... Boh, No, sono d'accordo. Sono d'accordissimo. E così purtroppo è una mancanza di lungimiranza, perché alla fine avrebbero potuto dire: oh, guardate, non siete sponsor ufficiali, non siete strati sponsor, per non stare a fare casini mi firmate un contratto di x mila dollari, neanche milioni, no? X mila dollari, perché comunque andate sui giornali e quant'altro. Allora lì poi vabbè, avrebbero potuto, che poi lì sono stati scemi, perché se andate a vedere le immagini, cioè non è che hai coperto con un pannello tutto e dicevo io non vedo il logo, che poi anche lì avrebbero potuto sfruttare ugualmente, perché invece del telo che rivela la sagoma del logo mettevano il pannello bianco, per dire. Però poi il retroscena non li conosciamo, per carità. sì, ma il telo che rivela la sagoma è ancora più evidente, nel senso, lì è stato fatto apposta volutamente. Appunto, cioè, boh. No, è che secondo me gli hanno detto: oh, me lo aprite il logo? Senza specificare come. E io te lo copro, ma Poi sono cavoli tuoi. sì, non mi è specificato, io te l'ho è coperto, sì, basta. Fine. E sono dei geni, quelli della Levis sono dei geni indiscussi di questo mondiale, i vincitori di questo mondiale. Decisamente, ancora prima che finisca, guarda. No, la Levis è vincitrice di questo mondiale, non c'è nazione che tenga. Oh, veramente, cioè No. sono stati veramente dei grandi. Stellari. Sì, no, assolutamente. Allora, volevo vedere se c'erano altre notizie. No, ormai stiamo andando verso l'estate. Sì, no, vabbè, c'è questo mondiale che ci prenderà, vabbè, senza l'Italia un'altra volta. Quello purtroppo ho sempre sostenuto che se smettessero di pagarli quanto li pagano, forse le cose cambierebbero un po'. No, ho capito, ma non è sì, no, esatto. Allora, questo infatti su worldy.it lo spiega bene, spiega anche meglio. Perché è il Clean Stadium, quindi questo penso che valga per tutti gli stadi che hanno un nome, un brand, un naming right legato allo stadio. Perché durante gli eventi globali, come la Coppa del Mondo, FIFA applica il principio del Clean Stadium, e non lo stadio pulito, ma gli impianti vanno ripuliti da loghi, naming rights e brand che non sono sponsor ufficiali. Per questo, come dicevamo, il Levi's Stadium in California diventa un nome neutro e il logo viene coperto. L'obiettivo è proteggere gli sponsor ufficiali. Sì. Proteggere da coprire un logo sostanzialmente. Sì, vabbè, infatti. Ma coprire un logo, giustamente, non lo cancella, ne lascia però la forma. Esatto, infatti Levi's copre il logo lasciando però intatta la sua forma più riconoscibile, cioè il perimetro. Ha cambiato immagine del profilo, è chiaro, cioè è semplice. Ma è come se tu coprissi, venisse coperto la mela della Apple e la scritta è Apple, però lasci la sagoma della mela, è chiaro che Cioè, riconosci la mela. se non sei scemo. Mela, esatto, sì. No, ma poi quello che mi chiede è anche questo, nel senso,
infatti sui biglietti delle partite che vengono giocate lì, come nome dello stadio dove bella domanda. Bisognerebbe trovare qualcuno che va allo stadio. Mi fai la foto anche dopo la partita, ce ne frega. Ci fai la foto del biglietto. sarebbe interessante. Infatti sì. Lì non è che puoi cambiare o mettere stadio sconosciuto, No, non puoi scrivere neanche Stadium o scrivi Santa Clara Stadium. Però no. Secondo me non ha senso. No. Non ha senso. Perché infatti, come dicevo prima, l'ho vista ora, ma come ti dicevo prima, l'ambush marketing è quando un brand prova a infilarsi in un evento ambush abusivo senza essere sponsor ufficiale o comunque contrattualizzato. Qui succede il contrario. FIFA cerca di eliminare la presenza dei brand, ma il risultato viene, ahimè, per loro ampiamente, perché Levis non aggiunge nulla, lascia parlare la rimozione. Quando un logo resta riconoscibile anche da coperto, non stai più guardando un marchio, stai facendo lavorare la tua memoria visiva. Sì, ovviamente. Poi è un marchio talmente tanto famoso come forma che non ti puoi sbagliare alla fine. Ma no, ma è come non sto pensando a un marchio famoso, lascia stare Nike, però ma anche già Adidas, anche se c'ha le 3 linee, le 3 bande oblique che poi formano un triangolo, alla fine ma è come se tu coprissi McDonald's, alla fine lo riconosci, ma è la stessa Apple che dicevi prima, nel senso quale? Sì. Ci sono loghi che hanno forme abbastanza famose, una Ferrari, una Red Bull, che ne so, una Maserati, una Mercedes. Allora pensa al logo della Red Bull. Sono 2 tori che si incornano. Esatto. Te le copri, ma alla fine i tori li intravedi comunque. Esatto. No, è che a volte non ragionano proprio. Non si rendono conto delle boiate che fanno. No, infatti proprio. Sostanzialmente. Infatti. No, ma cioè non ha senso. Proprio come dicevi, hanno fatto il contrario. Cioè tu cerchi di eliminare, di salvaguardare i brand ufficiali, gli sponsor ufficiali, però alla fine avrebbe avuto più senso voi, anzi lì avrebbero potuto fare, questa è un'ipotesi mia, vai dalla Levis che c'ha comunque il naming right sullo stadio a Santa Monica in questo esempio, e gli dici: guardate, durante la durata dell'evento possiamo mettere al posto di Levis uno dei marchi degli sponsor ufficiali, a meno che non lo diventiate voi, perché io posso anche proporre mi diventi sponsor ufficiale, magari si fa anche a zero, però tu rimani così, io non ti do possibilità di farti promozione a gratis come ha fatto ora. Oppure dici: guarda, io non so che gli sponsor ufficiali del mondiale quali siano, uno tra tutti potrebbe essere Coca-Cola, chiamo Coca-Cola, sì, no, Coca-Cola sicuramente. Ehi Coca-Cola, mi metti il logo, guarda, ti contrattualizzo per le durate delle partite, per tutte le partite giocate al Levi Stadium a Santa Clara, ti contrattualizzo il naming right, contrattino che poi paghi a Levis, non prendi niente te, però sei salvaguardato da tutto. Però anche perché poi alla fine nel contratto con Levis ci metti divieto di fare promozione ai danni di, e quindi non fai niente, tanto i soldi la Levis se li prenderebbe e ciao. Invece no, così proprio sono stati
No, Dimostrano assolutamente. l'intelligenza. Esatto, cioè, proprio non, Senza un minimo di senza, senso, mettiamola così. sì, 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 esatto, Senza un minimo di esatto. senso. Sì, anche perché tu, voglio dire, hai fatto più danni alla grande in questa maniera. Ah Hai beh, fatto più danni nei alla grande. confronti della FIFA a questo punto direi proprio di sì. Cioè, la FIFA stessa si è autodanneggiata Sì, vabbè. A parte che con questo mondiale si sono già autodanneggiati per tanti altri per motivi tanti e siamo altri motivi, d'accordo. ma per cominciare dai prezzi dei biglietti, per non passare dal fatto che vabbè, non hanno voluto escludere Israele, insomma, No, vabbè, lascia stare. eh, diciamo che il buon Infantino di cacchiate ne ha fatte fino a fin troppo. Sì, 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 esatto. Parecchi. Parecchi direi, sì, decisamente. No, vabbè. No, insomma, vabbè, fino a un certo punto, però è così. È così. Caro Piero, è così. Sarà un mondiale che verrà ricordato per altre ragioni, non per quelle per cui dovrebbe essere normalmente ricordato. Ormai funziona così. Allora, no, stavo guardando se c'erano altre notizie. Allora, no, c'è altre notizie su questo caso qui. No, vabbè, siamo ancora in una fase abbastanza. Ah, ma Trump ha compiuto 80 anni? Se dice. Mm. Beh, di anno è del 46, sì, sì, sì. Matematica non mente. No. E diciamo li Non sapevo, dimostra non anche sapevo. tutti. Eh? Diciamo li dimostra anche tutti effettivamente. Ora inizia a dimostrarli, sì, anche se poi si tinge ancora i capelli. Sì, vabbè. No, Bastasse no, guarda. quello. Sì, no, poi vabbè, dicevamo di Biden, però Sì, no, come non si dice lucidità, tanto diverso effettivamente. come lucidità, insomma, sì, insomma. Almeno Biden si è addormentato una volta sola, questo si sta addormentando in continuazione, che No, ma Biden quanti anni c'ha? Non si fece sto ragionamento, non me lo ricordo. più o meno siamo su quella cifra lì, forse qualcosina in più. Joe Biden, no, è del 42, ha 4 anni di più. Appunto. C'ha 84 Anche se poi anni. li compie a novembre. Li compie a novembre, però insomma. No, dopo gli 80 sembra che valgano come i cani, l'età dei cani. Cioè che vanno sempre più giù a quel punto. Sì. Diciamo che ne sta dando ampia dimostrazione, decisamente a quel punto. Sì. Purtroppo. Per certi Sì, versi. purtroppo è così. Anzi, per tanti versi. Comunque, vabbè. Si sta a vedere che cosa succede. No, insomma, ne vedremo delle belle, assolutamente. Sì, non credo sia un'estate tanto tranquilla, almeno dalle cose che. No, anzi, molta. Va bene, così almeno avremo Con argomenti molta di cui carne al parlare. fuoco, mettiamola così. È vero che noi finiremo con giugno, più o meno, sì. Sì, sì. Finiremo con giugno questa seconda stagione di Smart Healthy, però per riprendere poi a settembre, ma anche se tutto quello che succede a settembre noi ce lo appuntiamo, ragazzi, e non scappate. No, anzi, avremo di che parlare alla varia impressione poi alla ripresa a settembre. Esatto, avremo parecchi argomenti da affrontare, quindi è bene che vengano, ma che ce ne siano, ma non più di tanto, se no
No, se no diventerà problematica la cosa, sì, effettivamente. Qualcosa tralasceremo, dai. Vedremo, dai. Bene, caro Piero, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questo 17 Giugno. Siamo arrivati alla fine, abbiamo incentrato la puntata sui mondiali, che ovviamente è l'evento. No, vabbè, è iniziato da poco, sono già stati subito 1000 all'ennesima e abbiamo dovuto parlare. Poi si parla di sport, di marketing, insomma, sono tutti argomenti speziati. Papabili, molto papabili. Esatto, speziati e che poi riguardano anche la FIFA, insomma, tutte queste complottismi che a noi piacciono. Abbastanza. Bene, no, più che altro stavo leggendo la notizia di Putin che aveva chiamato Trump per fargli gli auguri e Trump gli ha detto: oh, ma la pace in Ucraina? Ma poi dopo chiamava altro. Vabbè. Che anche quella è... Ciao, bene, va bene. Appunto, non iniziamo l'argomento adesso, magari se ne parlerà in altre... No, c'è modo. Bene, cari amici, noi ci ritroveremo settimana nuova, anche se qua a Firenze il 24 sarà festa, però male, insomma, se siete al mare, cari fiorentini, magari in America ci ascoltano qua, o se no ci ascolterete sulle varie piattaforme podcast o YouTube o Substack, quindi non vi preoccupate, in qualche modo ci ascolterete. Alla prossima, noi andiamo in onda comunque, anche se c'è festa, così perlomeno. No, vabbè, noi facciamo, alla fine questa trasmissione è una chiacchierata, cioè andate a lavorare, no, è una trasmissione così, chiacchieriamo, analizziamo, polemizziamo e ci divertiamo. Esatto. Esatto. Vai. Bene, alla prossima, Piero. Ciao, ci vediamo. Alla prossima. Ci vediamo io e te. Gli altri ci vedranno o ci ascolteranno. Ciao. Un'altra puntata di Smart NLT si è conclusa. Stacchiamo il microfono in questa telefonata con gli USA. Il computer comunque resta acceso in attesa di altre notizie. Il tempo scorre tra dati lontani e news che sembrano primizie. Da qualche parte la nostra radio accompagna il viaggio tra città che non dormono mai, silenzi pieni di pensieri. Da Fulvio e Piero è tutto, anche se la voglia di trasmettere è troppa, ma ci fermiamo qua per ritrovarci alla prossima tappa. Ogni nuova puntata è una nuova storia, ogni commento un nuovo spunto di ragionamento. Noi ci fermiamo